ragazzo, un nuovo video tutorial. Voglio mostrarvi come realizzare questo smanicato che io ho deciso, che ho deciso di chiamare Twill. Questo perché il filato che ho utilizzato si chiama appunto Twill ed è dell'Adrian Wool. Se vi ricordate, io già l'ho utilizzato l'anno scorso, però nel colore fragola, per poter realizzare un vestito. Quest'anno ho deciso di optare per il codice numero 95, che è questo fantastico blu, per fare appunto questa maglia. Vi faccio vedere anche gli altri colori che trovate sempre disponibili sul sito. Ecco, questo è quello che ho utilizzato l'anno scorso, ma guardate, qui abbiamo anche questi che sono fantastici, sono veramente uno più bello degli altri, e oltre a questi colori ce ne sono naturalmente anche altri. Per quanto riguarda la lavorazione, allora io ho lavorato con uncinetto il numero 4 e ho utilizzato solamente 3 gomitoli che sono da 50 grammi 160 metri. Ora per una taglia M vi consiglio 4 gomitoli, 5 per una taglia L e XL. Questo perché secondo me la taglia L del quinto gomitolo ne va a utilizzare veramente poco, quindi per una taglia XL secondo me 5 gomitoli sono sufficienti. Naturalmente se volete fare la maglia più larga, a me comunque vedete va larga, aumentate comunque di un gomitolo per quanto riguarda la taglia XL, quindi fate 6 gomitoli. Per quanto riguarda la lavorazione, è un punto che conoscete già, che abbiamo già utilizzato. Questa volta però l'ho fatto in versione meno forato, cioè quindi più ristretto, appunto per fare questo effetto rete vedo non vedo perfetto per l'estate. Sono 2 giri che vanno sempre ripetuti, sia quando si lavora in tondo per la parte inferiore, sia quando andiamo a lavorare in giri di andata e ritorno per il davanti e il dietro. Unica cosa, sul davanti ho fatto delle micro spalline, in realtà sono solo un giro separato per avere lo scollo più morbido rispetto al solito. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desideriate realizzarla, e se è così, come sempre mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate come Elsa Faccio, o scrivendo Filati Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Wool linea Twill, che vi ricordo l'anno scorso io utilizzai questo colore per realizzare un vestito. Quest'anno invece ho deciso di utilizzare il numero 95, guardate qui che meraviglia, appunto per realizzare la nostra maglia. Qui vi farò vedere un piccolo campione con un altro colore, perché questo è un po' scuro, quindi avevo paura che non si vedesse bene. Lavoreremo con uncinetto il numero 4, il multiplo della lavorazione è un multiplo di 4 catenelle, si lavora in tondo partendo però da sotto. Io ho montato nella mia lavorazione vera e propria 140 catenelle, quindi un multiplo di 4. Ora per una taglia M io vi consiglio di mettere almeno 4 motivi in più rispetto a me, quindi 16 catenelle. Per una taglia L vi consiglio di mettere 8 motivi in più rispetto a me, quindi alle 140 aumentate di 8 motivi, ricordandovi che ogni motivo è di 4 catenelle. Naturalmente in base, se la volete più larga o più stretta, misurate sempre la circonferenza o dei fianchi o del seno, a seconda di cosa avete più grande, e andate a montare tante catenelle fino ad arrivare a quella larghezza, naturalmente rispettando il multiplo di 4 catenelle. La lavorazione sarà semplicissima perché sono 2 giri che vanno sempre ripetuti, e iniziamo proprio dal primo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto 2 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella terza e vado a fare una maglia alta, catenella successiva, un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 catenelle di base, ricomincio da capo, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, entro nella successiva, un'altra maglia alta, 2 catenelle e si ricomincia da capo, salto 2 catenelle, entro nella successiva e vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, salto 2 catenelle e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una, scusate mi scappa il filo, una e 2, 2 catenelle di separazione, e bisogna fare questo per tutto il giro. Terminiamo il giro entrando nella terza catenella che equivaleva a nostra prima maglia alta, quindi saltando le ultime 2 catenelle e facendo una maglia bassissima. Abbiamo realizzato così il primo giro e adesso andiamo a fare il secondo giro.
con una maglia bassissima, o fate completamente come me, vado tra le due maglie alte, realizzo una maglia bassa e 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro tra le due maglie alte, vado a realizzare un'altra maglia alta, catenella di separazione, entro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi prendo il filo, vado tra le due maglie alte, realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2, catenella di separazione, vado nell'archetto, realizzo una maglia bassa, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi prendo il filo, vado tra le due maglie alte, realizzo 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione, vado nell'archetto e realizzo una maglia bassa, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Bisogna fare questo quindi per tutto il secondo giro. Quindi prendo il filo, vado tra le due maglie alte, realizzo 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione, entro nell'archetto, maglia bassa, catenella di separazione, si ricomincia, andiamo tra le due maglie alte, realizziamo 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione, vado nell'ultimo archetto e realizzo una maglia bassa, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi bisogna fare questo per tutto il secondo giro. Terminiamo il secondo giro entrando nella seconda catenella e facendo una maglia bassissima. Quindi come potete vedere sono 2 giri semplicissimi che noi in realtà a questo punto già l'abbiamo fatto in altre volte, però un po' più sforato, quindi con più catenelle. Vi faccio rivedere come andare a fare il primo giro e realizziamo sempre all'interno tra le due maglie alte una maglia bassa e 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto tutto e vado direttamente tra le due maglie alte. Quindi salto la maglia bassa, vado tra le due maglie alte e ricomincio da capo andando a fare 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle e di nuovo salto tutto, vado tra le due maglie alte e realizzo 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo vado tra le due maglie alte e realizzo 2 maglie alte. Faccio questo per tutto il giro, quindi 2 catenelle, 2 maglie alte tra le due maglie alte del giro precedente. Eccomi, una, 2. Termino andando a fare sempre 2 catenelle ed entrando nella seconda catenella che qui aveva la mia prima maglia alta. Quindi ripeto, questi sono i 2 giri che bisogna sempre andare a ripetere, sono semplicissimi. Se avete bisogno di allargare la lavorazione perché magari non avete calcolato bene sul seno, dovete allargarlo un po', andate a fare invece che 2 catenelle fate 3 catenelle tra i due gruppi di 2 maglie alte, e quando andate a fare il secondo giro invece di fare una catenella fate 2 catenelle, maglia bassa, 2 catenelle. Questo se avete bisogno di aumentare la larghezza della maglia. Io adesso continuerò a fare questi 2 giri naturalmente questo è il piccolo campione, io sto facendo come vi ho detto il twin, e vi dirò quante volte sono andata a ripetere questi 2 giri per poi dividere la parte dietro e la parte avanti e continuare la lavorazione. Allora sono arrivata a mettere i marcapunti. Io ho ripetuto i 2 giri per 21 volte e come lunghezza per me va più che bene. Per quanto riguarda i marcapunti, allora io sono andata a contare le mie strisce di 2 maglie alte, ne ho un totale di 35, quindi ne ho messe 17 dietro, 18 avanti. Mi raccomando, con il numero dispari il motivo in più va sempre messo sul davanti, perché comunque sul davanti abbiamo il seno e la maglia tende a tirare di più. Per le taglie più grandi delle mie, taglia M, voi dovreste avere 4 motivi in più rispetto a me, quindi ne dovete mettere 19 dietro, 20 avanti. Taglia L invece voi dovreste averne 6 in più rispetto a me, quindi invece 17 dovreste mettere 20 dietro e 23 avanti. Detto ciò, possiamo andare a fare sempre la stessa lavorazione ma in giri di andata e ritorno. Non cambia nulla, ve lo faccio solo vedere il primo giro e poi l'inizio del secondo, ma non cambia nulla, solo che ci fermiamo
appunto con le due maglie alte. Quindi andiamo a vedere come realizzare i giri di andata e ritorno. Io inizio sempre dove ho terminato il giro e vado a fare la maglia bassa all'interno tra le due maglie alte, le 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta e poi di nuovo 2 catenelle, vado direttamente tra le due maglie alte, realizzo 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo vado dove ho le due maglie alte e tra le due maglie alte realizzo 2 maglie alte. Continuo così fino ad arrivare al secondo marcapunti. Vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare quindi poi il secondo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nel mio ultimo gruppo di 2 maglie alte e vado a fare 2 maglie alte. Poi si gira la lavorazione, lavoriamo come abbiamo sempre lavorato, quindi rientro dentro e vado a fare maglia bassa, 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, catenella, si ricomincia da capo, 2 maglie alte tra le due maglie alte del giro precedente, catenella di separazione, maglia bassa nell'archetto, catenella di separazione, 2 maglie alte sopra le 2 maglie alte. Si terminerà il giro andando sempre a fare la maglia bassa, la catenella e le 2 maglie alte tra le 2 maglie alte per poi ricominciare il primo giro. Quindi questi sono i 2 giri che vanno sempre ripetuti. Io sono ancora indecisa se farlo fino alla fine, cioè se fare il giro di andata e ritorno per tutto il giro o se fare delle micro spalline. Deciderò. Dietro naturalmente lavorerò lo stesso numero di giri ma farò tutto un pezzo, mentre avanti vi farò sapere se ho fatto delle micro spalline, a che punto, dopo quanti giri sono andata a fare e quanti giri di micro spalline ho realizzato. Allora, ho terminato la mia maglia. Per quanto riguarda la parte avanti, ho fatto i 2 giri per un totale di 6 volte e poi sono andata a fare nuovamente il primo giro ma solamente sulle prime 4 strisce, quindi ho fatto le 2 maglie alte, le 2 catenelle per 4 volte, mentre dietro ho fatto 6 giri, cioè ho ripetuto i 2 giri per 6 volte e poi nuovamente il primo giro, ma il primo giro l'ho fatto per tutta la lunghezza, facendo quindi queste micro spalline che mi permettono di avere uno scollo un po' più tondo solo sul davanti, però i giri sono gli stessi sia avanti che dietro. Ora per una taglia M io vi consiglio di andare a rifare i 2 giri per 7 volte e poi nuovamente il primo giro. Cercate comunque di terminare con il primo giro perché poi vi è più facile cucirlo, perché andando a fare invece maglia bassa e catenella avete l'effetto onda, quindi è un po' più difficile da cucire, quindi vi consiglio sempre di, qualsiasi taglia siete, di finire con il primo giro. Taglia L vi consiglio quindi di ripetere i 2 giri per 8 volte e poi di nuovo il primo giro. Naturalmente se volete il collo un po' più stretto e non così largo, invece di farlo solo sulle prime 4 andate a fare il giro fino alle prime 5 strisce sia a destra che a sinistra, questo se lo volete chiudere un po' di più. Detto ciò, anche questa creazione è terminata.